Questo video non può essere visto da tutti, ma solo da quelli che promettono solennemente di guardare, oltre questo video che parla degli audiofili appunto, anche del prossimo video a questo collegato, che completa e permette di farsi un'idea propria. La figura dell'audiofilo non ha una connotazione ultimamente molto positiva, anzi è visto in maniera abbastanza critica da chi audiofilo non è. La parola audiofilo in sé per sé è una parola neutra, vuol dire dal greco amico dell'audio, quindi amico, amante degli impianti di riproduzione per la musica, non tanto della musica stessa, ma audiofilo ha questa connotazione, cioè amante degli impianti audio. E come dicevo è visto abbastanza negativamente perché la figura dell'audiofilo spesso viene identificata da chi ha un sacco di soldi o un impianto comunque che costa un sacco di soldi, e il fatto di avere un sacco di soldi di solito non aiuta a catturare le simpatie di chi si avvicina a un confronto o a un consiglio con l'audiofilo appunto. Quest'ultimo infatti è un atteggiamento spesso supponente, spocchioso, antipatico, so tutto io, tu non sai niente, il mio impianto è il migliore, solo queste apparecchiature sono degne del nome alta fedeltà, non quelle che hai tu, non quelle che dice quel tizio. Ed ecco che questo atteggiamento spesso dispone negativamente verso la figura dell'audiofilo. Ma vediamo un po' chi è questo audiofilo. L'audiofilo lo riconosci immediatamente perché ha un impianto, come abbiamo detto, che costa spesso molti soldi, ma se vai a vedere nella stanza dell'audiofilo, tutti questi soldi sono concentrati nell'impianto. Le migliaia di euro nella sala di ascolto le trovi disposte sul mobiletto, collegate fra di loro e attaccate alla presa di corrente, non certo nella zona destinata ai dischi, cioè a quel software a cui l'impianto di riproduzione dovrebbe essere destinato. L'audiofilo infatti non ascolta mostri dischi, non ne possiede neanche tanti, punta tutto sui dischi incisi bene, cioè non importa che cosa c'è inciso, l'importante è che ci sia inciso bene perché deve far suonare bene il proprio impianto. Anzi, di solito la musica ascoltata dall'audiofilo si riduce in un paio di dischi ben suonanti o se non addirittura in una traccia che è particolarmente suggestiva ed emozionante. Quando l'audiofilo ascolta il tuo impianto o un impianto di terzi, gli si pone davanti, lo ascolta per un paio, 2-3 minuti, magari con gli occhi chiusi, dopodiché sputa la sua sentenza, anzi molto più probabilmente andrà a toccare qualche cosa, sposta un piedino, solleva un cavo, angola un pochino le casse e subito sentenzia, ecco, adesso è a posto, è molto meglio. L'impianto audio quindi non è il mezzo per ascoltare la musica, ma è il fine stesso della sua passione, l'audiofilia appunto. Nonostante il suo impianto sia sicuramente migliore del tuo, l'audiofilo non è mai soddisfatto pienamente. A te non lo dirà mai, ma è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. È sempre alla ricerca di un nuovo componente, ci studia, si confronta, lo cerca, lo va a ascoltare per poterlo aggiungere, per poterlo cambiare ai propri impianti. L'impianto dell'audiofilo infatti non è mai lo stesso, ne ha cambiati decine. Se chiedi all'audiofilo quanti componenti audio ha passato nella sua esperienza, parola chiave, te ne racconterà decine e decine e decine. Non digli però, ma come? Tu che sei così bravo, fino adesso hai sempre sbagliato l'acquisto e che mi dici che quello che hai oggi sia l'acquisto definitivo, quello giusto? Gli impianti dell'audiofilo sono quindi cambiati nel tempo non tanto perché sono usciti apparecchi nuovi, ma perché è cambiato il suo modo di ascoltare, perché è cambiato il rumore a cui fa riferimento, quindi ha avuto il periodo in cui aveva impianti ad alta dinamica, ad alta potenza, per poi passare agli impianti piccoli dal suono delicato ben suonante, poi è passato dalle valvole ai transistor o viceversa, poi è passato da impianti galattici in cui l'amplificatore aveva 5 telai, il preamplificatore, il pre-preamplificatore, l'alimentatore, il finale, anzi 2 finali mono, per poi diventare minimalista e avere un solo piccolo integrato con un lettore CD o lettore di dischi in vinile. Anche questo ha visto ondeggiare spesso il suo gradimento, senza mai trovare pace, senza mai trovare una soddisfazione definitiva, senza mai trovare l'ascolto che in realtà va cercando, senza mai arrivare ad un impianto definitivo, anche perché a quel punto il gioco finirebbe. L'audiofilo è quindi sempre alla ricerca di nuovi componenti da cambiare, da sostituire o da aggiungere, e un ruolo importante sono i cavi, una delle cose più semplici da sostituire e da cambiare, e ne ha una collezione spesso molto importante. Cavi di tutti i tipi, uno che suona in una maniera, uno che suona in un'altra, e vengono utilizzati quasi come se fossero i controlli di tono. Questo cavo è meglio in questa situazione, quest'altro è meglio in quest'altra, e via dicendo. L'audiofilo disorienta e contemporaneamente affascina il neofita grazie al suo linguaggio
che si è stratificato in anni e anni e anni di frequentazione di letture di riviste di settore, di frequentazione appunto con questo o quel guru che hanno in qualche modo influenzato il suo gusto, ed utilizza appunto una terminologia molto suggestiva, fatta in realtà delle solite parole che usano un po' tutti. Gli alti sono setosi, i bassi sono fermi ma mai invadenti, il suono è inevitabilmente trasparente, preciso ma mai fastidioso, e quando viene collegato un nuovo apparecchio è come se un velo fosse stato tolto davanti all'impianto, che finalmente si svela in tutta la sua magnificenza. L'audiofilo ovviamente non si riconosce in queste definizioni, anzi l'audiofilo non è lui, sono gli altri. Lui ama la musica. Quando ascolta l'impianto, lui ascolta il suo Macintosh, il suo Mark Levinson. Lui non ascolta tramite il Macintosh o tramite il Mark Levinson, lui ascolta il suo impianto. Ed ascoltando il suo impianto lui è in grado di discernere il suono del pre dal suono del finale, dal suono del capo. Idem quando ascolta l'impianto di un altro. Guarda che quel preamplificatore non suona benissimo, ci vorrebbe quest'altro. Come faccia? Beh, è un audiofilo. Lui è in grado di capire se un impianto suona bene solo guardandolo. Lo guarda in vetrina, alla fiera, sulla rivista, e capisce se suona bene o no. Forse perché vede il marchio? Forse perché vede l'estetica mozzafiato? Forse perché vede il prezzo? Non lo so, però ci riesce. È pieno di certezze. Quando parla con te pontifica, sentenzia. Questo è bene, questo è male. Però dentro di sé è pieno di dubbi. Il suo impianto non è mai definitivo. Deve per forza cambiare qualche cosa. Deve migliorarlo sempre. Che si tratti di un apparecchio, che si tratti della posizione, che si tratti di un accessorio, c'è sempre qualcosa da fare nel proprio impianto. Anche perché l'audiofilo è in grado di far suonare l'impianto meglio del progettista dell'impianto stesso. Lui è in grado di combinare il pre al finale, il pre-pre al pre del preamplificatore, collegati con il giusto cavo in modo che il tutto suoni meglio di quello che possano fare i costruttori stessi dell'impianto. E guai se qualcuno, una volta allestito l'impianto, lo va a toccare, muove qualche cosa, alza un volume, sposta qualche componente. La magia si rovina. Quella magia che ritrova ogni volta che fa partire il solito disco, anzi la solita traccia, anzi il solito pezzettino che usa per stupire sé e i suoi amici quando ascoltano la sua creatura. Perché quell'impianto suona meglio? Non lo sa il vero audiofilo. L'audiofilo non ha grandissime competenze tecniche, come potrebbe avere il meccanico della Ferrari riguardo i motori. Non si fa neanche tante domande. L'impianto con questo apparecchio suona meglio. Lo sento. Per me è migliore. Punto. L'audiofilo però non crede tanto alla magia. L'audiofilo è una persona concreta, anche se nel tempo è rimasto vittima magari di quelle mode del momento. Ricordo quella in cui si propugnava un pennarello verde da passare intorno al disco CD per farlo suonare meglio, o addirittura quell'olio di squalo per cui un velo di quest'olio rendeva la lettura del CD superiore e con il quale un velo veniva tolto davanti all'impianto, bla 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 bla. Provate a chiedere all'audiofilo: ma che cos'è questo impianto? A cosa serve? Vi dirà: serve per sentire la musica, ma la musica non è tanto presente in questi discorsi che abbiamo visto fino adesso. Forse l'impianto audio è una cosa molto più semplice e neanche tanto riduttiva. È un passatempo, è un hobby, è un gioco, è una passione. Ricordati che hai promesso di guardare anche il prossimo video.